Mi chiamo Sergio Bernasconi, sono professore ordinario di pediatria e ho diretto le cliniche pediatriche dell'Università prima di Modena e Reggio Emilia e successivamente di Parma negli ultimi 20 anni. Mi sono sempre interessato dei problemi di endocrinologia e di auxologia e negli ultimi anni della mia attività professionale di ricerca e di didattica mi sono concentrato in modo particolare sui cosiddetti interferenti endocrini ed è questo il tema che ho trattato in queste giornate. Interferenti endocrini sono delle sostanze chimiche, sono delle sostanze che provengono dall'ambiente, sono praticamente ubiquitarie e in questa sede ho sottolineato come possono arrivare nel cibo, possono arrivare attraverso la base che può essere la presenza di pesticidi, di insetticidi, i resti di insetticidi e pesticidi, ci possono arrivare attraverso il packaging, se è un packaging di un certo tipo, possono arrivare anche attraverso contaminazioni di vario genere perché sono ubiquitarie queste sostanze chimiche. Perché ci preoccupano? Ci preoccupano perché molte di queste, quelle maggiormente studiate, possono interferire, lo dice il nome, interferenti endocrini, su meccanismi importanti dal punto di vista della funzionalità ormonale e quindi determinare delle patologie che possono essere di varia natura. Sicuramente oggi si pensa che ci sia un'interferenza sull'obesità, un'interferenza sullo sviluppo puberale precoce, una possibile interferenza anche su alcune situazioni neurodegenerative. Per esempio è stato preso in considerazione che possono anche incidere come causa nei vari sistemi neurodegenerativi cerebrali. Il messaggio che noi endocrinologi, pediatri, stiamo lanciando da tempo è quello di dire attenzione a queste sostanze, cerchiamo di evitarle, ma cerchiamo di evitarle soprattutto in quello che è un periodo particolarmente delicato. Oggi sappiamo che esistono nell'arco della vita delle cosiddette finestre biologiche di particolare sensibilità in cui possono crearsi dei danni di cui si pagano poi le conseguenze per il resto della vita. Una di queste finestre biologiche, quella più importante, è quella dei primi 1000 giorni di vita. I primi 1000 giorni di vita vuol dire il periodo della gravidanza e i primi 2 anni dopo la nascita. In questo particolare periodo una attenzione a evitare il contatto con queste sostanze appare estremamente giustificabile, appare estremamente raccomandabile. Di questo e di tante altre cose abbiamo parlato in questi 2 giorni che dovrebbero poi produrre un manifesto. Sono stati 2 giorni a mio giudizio molto produttivi perché il concetto di base è che una buona alimentazione rappresenta una buona base per una salute in tutto l'arco della vita. Buona alimentazione che cosa vuol dire? Vuol dire buona qualità dei cibi e buona qualità dei cibi vuol dire rispetto di tutta la filiera di produzione del cibo, dal momento in cui il cibo viene raccolto, se è un prodotto della terra o viene prodotto attraverso l'allevamento animale che deve essere fatto in una determinata maniera, cibo che deve essere processato in maniera, diciamo così, di mantenere le qualità essenziali, quindi evitare quelle aggiunte che spesso sono assolutamente negative e che poi deve essere anche trasportato in una determinata maniera, elaborato nella parte finale, diciamo come cucina, anche qui nel rispetto di determinate regole. Di tutto questo abbiamo parlato e ne uscirà poi un manifesto, ne uscirà un vademecum che possa essere utile alla popolazione in generale, e ne abbiamo parlato vedendo la prospettiva da vari punti di vista. Questo è stato, direi, l'esperienza più importante della riunione di oggi e di ieri. Sono specialisti di vari settori, agricoltori, meteorologi, esperti di sanità, esperti di comunicazione, si sono messi intorno a un tavolo, si sono suddivisi poi in sottogruppi proprio per, diciamo, analizzare tutti i momenti di quello che ho detto essere una filiera che deve essere mantenuta, che deve essere rispettata in modo che sulle nostre tavole arrivino sempre dei cibi validi.